Bentornati a tutti sul canale, io sono Sergio per chi non mi conosce, per chi invece mi conosce ma mi può cercare sulla PS, disgraziato lui, sono Sergionet. Allora, ragazzi, oggi parliamo andremo a valutare questa Toyota GR Supra RZ del 2020, occhio a non confonderla con le altre, questa è del 2020. Un'auto che ci propone il nostro amico Johnny, ciao Johnny, un amico inglese che saluto, e andiamo a vedere un attimino come portarla alle Man, solo le Man. È un'auto veramente divertente, non mi voglio perdere in chiacchiere sul discorso della storia, voglio concentrarmi sul discorso di Le Mans perché il setup è veramente ottimo per quest'auto qui. Quindi andiamo subito a vedere di che cosa parliamo. Ovviamente come tutte le volte andiamo e partiamo con l'acquisto dell'auto. Allora, oggi l'auto si acquista in Ben Central invece che nelle auto usate. Comunque ho il video di là, di qua, stavolta la aggiorniamo e la compriamo di qua. Toyota, Giappone, eccola qua, è questa con questa livrea azzurrina, 3000 di cilindrata, varie colorazioni, ma tanto poi ognuno sceglierà la livrea che preferisce e poi dopo facciamo il setup dell'auto stessa. Martin ci dà alcune cenni storici molto brevi, però sostanzialmente l'acquistiamo, 73.000 crediti sono anche pochini. Vediamo un po', dopo averla acquistata vi suggerisco sempre, per chi vuole lo fa, per chi non lo vuole liberissimo di non farlo, di duplicare il setup. Io lo faccio perché almeno ho una partenza su cui basarmi poi su quando vado a sviluppare il setup delle varie gare. Però ognuno si sente libero di farlo o non farlo, è indifferente. Poi va swappato il motore, quindi o andiamo a swapparlo da qua, eccola qui, da questa parte qua per chi ce l'ha. Io in questo momento non ce l'ho, non è uno dei motori che avevo, quindi non lo posso swappare da qui, ma vado a swapparla in GT Auto. Quindi GT Auto, manutenzione e servizio auto, e di qua andiamo, lì c'è lo swap 850, una bella botta di motore, però insomma dai, della Lexus non è malaccio, e acquista una bella potenza di cavalli e di cilindrata. Quindi fatto la prima parte, che è ovviamente lo swap, il tarocco del motore, andiamo a allargare la carrozzeria, così abbiamo un briciolo di tenuta migliore rispetto a quella della precedente, dello standard, della carrozzeria standard. Buono, fatta anche questa, per chi vuole appunto può scegliere, come dicevo, la livrea che uno preferisce. Io mi sono fatto la mia, ma ognuno può fare quello che vuole. L'ho messo nella vetrina per chi la vuole. Comunque, ruote, allora partiamo dalle ruote, qualunque vogliate scegliere vanno benissimo, l'importante è che mettete 19, la lasciate standard, e la larghezza dell'eccentricità larga, quindi cerchione standard, eccentricità larga, 19 pollici è obbligo. Avantreno, possiamo scegliere tipo A, tipo B, è indifferente, comunque io scelgo il tipo B e siamo a posto. Fianchi di conseguenza vado anche qui a scegliere il tipo B, così sono in relazione l'una all'altra. Andiamo nel posteriore, tipo B, è un pochino più carenato rispetto all'altro, un pochino più bella bombata, aggressiva. E l'alettone possiamo mettere, diciamo, quello personalizzato, così almeno setto un po' meglio la deportanza, quindi o tipo A o tipo B o alettone personalizzato. Lo prendo personalizzato, si può scegliere tra alto e medio o basso, vediamo un po' quello che... Anche qui è abbastanza soggettivo, io me lo sono preso bello pompato, per cui mi serve un bello che si veda medio. Di solito lo prendo un medio alto, basso è difficile, però questo nel medio ci stava bene. Gabbia di sicurezza ovviamente va presa di tipo C. Ok, fatto questo, tutto quello che riguarda il discorso della GT Auto, andiamo, dopo che fa il suo 100% ve lo taglio ovviamente, andiamo a fare le cose che ci servono per il negozio. Vediamo un po', già da qui almeno si fa una scarrellata completa, prendiamo quelli che sono i pezzi e poi andiamo a vedere il setup. Allora, riduzione peso fase 1, prendiamola, andiamo in suprema e facendo la riduzione peso, intanto prendiamo l'albero sollevamento S, ma facendo questa riduzione peso 5, li prendiamo tutti e 5 i passaggi. Quindi andiamo a prendere le sport dure, che sono già in automatico, l'albero a camme, sì, che vi viene in automatico anche quello, la 2 in automatico, il limitatore di potenza e zavorra vanno presi. Poi di qua computer personalizzabile ci deve essere, l'LSD personalizzabile sì, 3 viene automatico, aumento rigidezza, carrozzeria va presa. Poi di qua uno dei due kit freni con le relative pastiglie dei freni da corsa, sospensioni personalizzabili, controller bilanciamento freni, il rapporto marce da corsa personalizzabile, la riduzione del peso viene in automatico,
Poi le gomme da corsa prendete le medie, ok? Le medie, non importa le dure, bastano le medie. In estremo andate a prendere le intermedie o le corsa bagnato pesante, una delle due o anche tutte e due, non è un problema. E in suprema abbiamo visto l'albero a camme ad alto sollevamento S e di là la riduzione del peso fate 5, così ce l'abbiamo tutte e 5 insieme. Andiamo a vedere il setup che ho fatto per questa gara. Parliamo come al solito della 24 ore, il circuito della 24 ore delle mani, quindi la SAT, e vediamo un po' il setup. Allora, si parte con le gomme da corsa medie, queste sono le impostazioni delle sospensioni e queste sono le impostazioni del differenziale. Benissimo, andiamo sulla deportanza, che abbiamo 90 l'avantreno e 250 il posteriore, la regolazione potenza 88, mentre la zavorra l'abbiamo a 70, tutta sull'avantreno, tutta spostata sull'avantreno. 95 di limitatore di potenza e di sotto nel cambio personalizzabile da corsa mettiamo una velocità di punta di 2,90 e queste sono le regolazioni delle marce che poi mi sembra siano anche standard. Qui non ho toccato nient'altro, filtrare, marmite eccetera, se non il sistema frenante, va bene? Solo il sistema frenante e poi mettiamo uno sul posteriore della regolazione dei freni. Il resto è tutto quello che abbiamo comprato, niente di più, niente di meno. E siamo a 700, vedete, pari pari, 700 pp pari pari. Andiamo a vedere la strategia della corsa e un attimo in sintesi quella che è stata la gara che ho affrontato. Ora, molto varia sempre dal meteo, come vi dico sempre, però delle volte ho visto non dà proprio neanche l'acqua, non dà la possibilità neanche di mettere le gomme le alte e questo sarà uno di quei casi. Allora, partiamo e manterremo sempre la mappatura a 1, ok? Cambio, cerchiamo di cambiare non tirando troppo le marce, cerchiamo di cambiare verso metà contagiri e dopodiché possiamo andare per tutta la gara. Vedete, faremo, già lo vedete da in basso a destra, i giri saranno due saranno i giri che dovremo fare prima di poter cambiare. Non arriviamo a 300 addirittura sul rettilineo principale, quello più dove si fa la maggiore velocità, siamo a 2,96, 2,97, ma vanno bene, va benissimo così. La macchina è piuttosto stabile, piuttosto divertente, per cui già a metà del secondo giro siamo in vista dei primi due, quindi diamo una bella sverniciata a McEwen e anche a Portiglia, così almeno li lasciamo un pochino alle spalle. Una bella inchiodatona, una staccatona e ci buttiamo dentro la terza subito, così almeno la macchina non derapa neanche un briciolino e siamo a posto. Una spareggiatina tanto per gradire e andiamo a vedere alla fine del secondo giro che ho un vantaggio di poco, però intanto mi fermo ai box per prendere le gomme non intermedie, le lascio stare quelle lì, non le tocco. Perché il meteo, come avete visto, se avete intravisto dal radar, non dava acqua proprio a momenti, per cui faccio solo rifornimento, niente di più, niente di meno, le gomme le lascio stare. Vediamo come si evolve poi la gara successivamente. Rientro sesto, ma ancora per poco, tanto alla grande ce la facciamo a recuperare. Con quest'auto si viaggia veramente bene, soprattutto in curva. Vedete, infatti alla fine proprio del terzo giro, che è quello da cui rientro dal pit stop, li supero tutti perché loro si fermano e mi porto in testa. E vedete ancora il meteo un po' incerto, da questo grigino, ma niente di più, niente di meno. Io alla fine del quarto mi fermo, sì, c'era un po' d'acqua ma ci sono riuscito a tenerla bene, ma non voglio mettere le gomme intermedie perché mi sembrava che più o meno la scrosciata d'acqua che mi sono beccato durante il giro sia finita, per cui mi rischio e non le gioco, non mi gioco la carta delle gomme intermedie. Quindi rivado avanti e riesco, mi supera al volo Portiglia, ma io cattivissimo, lo lascio andare via? No, tanto ovviamente poi lui si dovrà fermare. Vedete, la pista è ancora un po' umidiccia, mi dà sempre alla prima tacca precisa, quindi quando c'è la prima tacca si deve stare attenti quando arriva proprio lì, perché sennò si rischia con le slick di perderci, di slittare un po'. Quindi occhio, ho aumentato un po' il TCS, se no lasciate il TCS come ho fatto io, ma state un pochino più attenti nelle curve. Quindi lo superiamo il nostro amico e lo lasciamo un po' indietro. Io mi rifermo al sesto giro, c'è un bel solicino, non cambiano anche stavolta le gomme, quindi me le tengo e le porto, vedete, per fare tutta la gara. Quindi 7 giri di gara me li tengo con le stesse gomme che abbiamo, le sport e le gomme da corsa medie. Quindi anche qui faccio rifornimento, diciamo quanto basta per fare un giro, praticamente, perché devo fare un giro poco più, e anche loro si fermano, quindi ancora di più si incrementa il vantaggio tranquillamente. Problemi non ne ho avuti proprio per niente in questa gara, anche se è stata una gara strana perché effettivamente non c'è stata la pioggia, quindi di conseguenza non c'è stata la necessità di cambiare e mettere le gomme né intermedie né bagnato pesante.
vinco con una quarantina di secondi su Portiglia e niente, ci prendiamo i nostri 825.000 crediti, così li portiamo belli in cascina per farmare. Anche quest'auto è ottima, gara pulita e il 50% di bonus in più. Buono, anche questa gara con la Supra l'abbiamo portata a casa. Grazie Johnny per avercela suggerita, così almeno anche questo swap l'abbiamo portato a termine. E niente, questo è tutto per quello che riguarda questo video. Fatemi sapere nei commenti se avete delle cosine particolari su quest'auto, magari da portare, da cambiare, o qualche altra auto da settare, o qua semplicemente un commento, quello che volete. Nessun problema. Ragazzi, grazie a tutti e ci vediamo al prossimo. Un salutone da Sergio.